Ciao a tutti cari amici dei gemelli, benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio cammino di vita. Bene, quello che vedremo oggi sono le previsioni per l'amore, per quello che riguarda la prima parte di marzo. A metà mese poi pubblicherò la seconda parte dell'oroscopo. Come ricordo sempre sono previsioni fatte per un collettivo, quindi prendete solo i messaggi che vi servono e lasciate andare il resto all'universo. Se volete avere un messaggio più completo potete ascoltare l'ascendente e il segno lunare e sotto in descrizione trovate il link di un video che spiega proprio come mettere insieme il messaggio di questi 3 oroscopi. Mostrami, gemelli, tendenze energetiche emotive. Grazie. Abbiamo l'universo. Wow! Amici dei gemelli, è una carta di compimento, è la carta del mondo, è una carta che parla di appagamento, di riuscita. È una carta che, appunto, come dicevo prima, parla della fine di un ciclo e dell'inizio di un qualche cosa di nuovo, okay? Per molte persone potrebbe far riferimento a quello che è un movimento di tipo fisico, quindi magari un trasloco, un trasferimento da un punto di vista magari, ehm, anche solo di una vacanza o di un fine settimana, comunque è un movimento di tipo fisico. Allora, iniziamo subito con un asso di bastoni e difatti l'asso di bastoni, essendo un asso, parla proprio di quello che è un nuovo inizio e potrebbe far riferimento a quello che è un'azione per iniziare questo nuovo ciclo di vita, questo nuovo percorso, oppure potrebbe far riferimento proprio a quello che è un qualche tipo di incontro, che c'è stato a livello fisico intendo, con magari una persona, con qualcuno, okay, quindi potrebbe far riferimento proprio a questo nuovo inizio di ciclo, di percorso, ecco. Abbiamo poi il 4 di bastoni. Il 4 di bastoni è una carta che comunque parla di quello che è una sorta di stabilità, mi parla di celebrazione, mi parla di quello che è il trovare un'unione se vogliamo, okay, anche se poi continuiamo con un 7 di bastoni e il 7 di bastoni per certi versi parla di quelle che sono, se vogliamo, i conflitti che si hanno, diciamo, con l'esterno, per qualcuno potrebbero essere conflitti interiori, ma diciamo verso idee, opinioni che hanno gli altri, mentre per altri potrebbero proprio essere, fisici, nel senso che magari c'è qualcuno intorno a voi con la quale avete un conflitto. Abbiamo poi anche il 4 di coppe al contrario. Allora, io qui sento che c'è qualcuno che potrebbe essere che abbia paura in qualche modo di sentirsi rifiutato, Il 5 di spade mi parla di nuovo di quelli che sono i le discussioni più che i conflitti. Discussione la trovo una parola un po' più leggera, diciamo, il conflitto è già un po' più pesante, ecco. Abbiamo poi la ruota della fortuna, quindi sicuramente questo tipo di situazione cambia, okay, di nuovo la ruota della fortuna è un 10, quindi fine di un ciclo e inizio di qualche altro ciclo. È una carta con un'energia molto veloce, anche il mondo in fondo ha un'energia piuttosto veloce e sono comunque cambi che quando arrivano nella vita arrivano sì, ma, in sono cambi diciamo in positivo, okay, sono cambi che comunque arrivano per portare quello che è una svolta di tipo positivo nella vita, Quindi finiamo poi con quello che è la morte e di nuovo è una carta che parla di fine di un ciclo e inizio di un altro ciclo. Per qualcuno probabilmente si tratta proprio di lasciarsi indietro una situazione, una persona, magari una di queste discussioni che ci sono state. Andiamo a vedere nello specifico perché abbiamo l'asso di bastoni, per piacere, grazie. Allora, l'asso di bastoni è spiegata dal mondo, che avevate anche qui, quindi 2 volte, e da un cavaliere di pentacoli. Sì, è vero, state facendo un'azione, vi è probabilmente qualcuno arriva dal fare questa azione, qualcuno magari è in questo la sta facendo, nel senso non è per tutti, diciamo, allo stesso punto la lettura. Però sento che comunque un qualche tipo di azione che piano piano va a cambiare concretamente le cose. È come se perché guardate in realtà il mondo è una carta che parla di cambi completi, no, di chiusura di un cerchio se vogliamo, però è una carta che ha un'energia veloce
e anche l'asso di bastoni, mentre il cavaliere di pentacoli è un'energia, molto lenta, okay, e per qualcuno il cavaliere di pentacoli, scusate, può far riferimento a quello che è l'incontro sessuale, cioè magari qualcuno ha avuto questo tipo di incontro intimo proprio con questo cavaliere di pentacoli, che però, sì, magari la situazione in riferimento a questa persona è cambiata, però, diciamo che questa persona ci va un po' con i piedi di piombo, okay? Andiamo a vedere il 4 di bastoni, per piacere, grazie. Abbiamo un bellissimo asso di coppe che mi parla di inizio, di nuovo. Mi parla L'asso di coppe mi parla di innamoramento, mi parla di una nascita di una nuova relazione. Probabilmente per qualcuno potrebbe essere anche l'arrivo di un figlio, ma l'arrivo non nel senso di concepimento, ma nel senso di parto. Ehm, Abbiamo di nuovo un 5 di spade e 5 di spade. Ce l'avete 2 volte. C'è un qualche tipo di conflitto qui, un qualche tipo di cosa che bisogna chiarire secondo me, un qualche tipo di, situazione, o ordine mentale che bisogna prendere inerente a quello che è questo nuovo inizio, questo nuovo, diciamo, fluire di emozioni, io sento. Il 7 di bastoni è spiegato da un altro 4 di s cioè da un 4 di bastoni e ce l'avevate già anche qui. Sì, è molto legato a quello che è un'unione, a quello che è una stabilità, a quello che è un compromesso. Sento che c'è un festeggiare, no, state bene, nel senso avete l'universo, avete il mondo, amici dei gemelli, sento che siete in una bella fase positiva, in una bella fase allegra, piena di passione, piena di affetti, piena di energia positiva, insomma. Andiamo a vedere perché avete questo 4 di coppe allora, perché comunque allora, fante di coppe, perché il 4 di coppe al contrario come guardate quante carte. Allora, 10 di pentacoli, la regina di spade e la temperanza. Sì. Allora, io credo che qualcuno qua abbia paura di essere, rifiutato o abbia paura di rifiutare un qualche tipo di, proposta magari. Mhmm, Sento allora per qualcuno fa riferimento a quello che è l'andare a convivere, magari è un po' che vi frequentate, sentite che c'è questo tipo di passione che comunque è cresciuta nel tempo o che comunque ultimamente questo tipo di relazione ha acquisito uno spessore diverso e sento che per qualcuno c'è la volontà magari di arrivare a quello che è il passo successivo, no, è come se dicesse: "È ora", cioè nel senso i tempi sono maturi per fare questo cambio, per arrivare appunto a quel gradino in più. Ma considerata, l'altra persona, che comunque è una persona che ci sta andando un po' con i piedi di piombo, okay, probabilmente sta ancora cercando di capire se è quello che vuole, e sento che per certi versi con questo fante di coppe, da un lato vorreste che fosse questa persona a fare il primo passo, dall'altro lato è un po' come se anche voi non foste tanto sicuri o sicure perché, vedete una sorta di immaturità a livello emotivo o magari questa persona è più giovane, Può anche essere che questa persona sia più giovane di voi e che quindi, insomma, avete un attimo di ripensamenti, di défaillance, se vogliamo, sul se andare avanti o no. Diciamo che è un po' come se la steste prendendo un po' troppo di petto, un po' troppo c'è la regina di spade. Ehm, il fatto è non prendetela troppo di petto, non siate troppo rigidi, non calcolate troppo quelli che potrebbero essere i movimenti, i tempi, lasciatevi fluire un pochettino, cercate di portare in equilibrio anche quello che è il cuore. Quindi sì, perché è vero, c'è questa energia come si dice in italiano? Desbordante, straripante, okay. C'è questa energia che sta straripando dentro di voi, sentite questa passione, questa gioia, questa felicità, la stabilità. Vi ricordo che l'asso di coppa è la coppa piena, okay, però c'è sempre un po' questa paura, e quello che vi dice la temperanza, cercate proprio di portare in equilibrio quello che è il vostro lato magari un po' così mentale con quello che potrebbe essere il vostro lato emotivo. Allora, il 5
di spade spiegato da un 9 di coppe e dalla forza. È come se non aveste ben chiaro in testa che movimenti fare per riuscire ad ottenere quello che volete. Io sento che a qualcuno manca il coraggio. Se per esempio questo cavaliere di pentacoli rappresenta la vostra energia, cioè che state entrando in questo tipo di relazione in punta di piedi, okay, potrebbe essere che qui state cercando un attimo di capire che cosa volete realizzare, che cosa volete concretizzare con questa persona, che tipo di mondo volete creare con questa persona, okay? Andiamo a vedere la ruota della fortuna. Abbiamo un 2 di bastoni, sì, io sento che cambia la prospettiva, qui cambia il modo di vedere le cose. Qua viene fatto proprio quello che è un lavoro, come se si prendesse coraggio. Più che coraggio sento che per qualcuno è il prendere consapevolezza di quelli che sono i propri sogni, di quanto state bene in realtà con questa persona. Wow, avete anche gli ma gemelli avete una stesa bellissima. Avete anche gli amanti, quindi parla di quello che è una relazione in armonia, parla di quello che è un veramente un equilibrio. Ricordo che avete anche la temperanza, voi è come se voi fatelo il lavoro che poi arriva tutto e poi alla fine abbiamo la morte che è una carta bellissima, perché parla di rigenerazione, parla di lasciarsi indietro quelli che sono i vecchi dogmi, i vecchi le vecchie aspettative se vogliamo. Io sento che per certi versi, mhmm Wa allora avete la morte, avete il papa e il 3 di coppe. Più matrimonio di così non si può. Cioè, la trasformazione, okay, il papa rappresenta il matrimonio, la convivenza, l'ufficializzazione di un qualche tipo di unione e poi avete il 3 di coppe che è proprio il festeggiamento e vi ricordo che avete anche qui 2 volte il 4 di bastoni. Quindi per qualcuno congratulazioni, si parla proprio di matrimonio, di andare a convivere, di creare un qualche cosa di più concreto inerente alla casa, al modo di vivere insieme, okay? Bellissime carte amici dei gemelli, devo dire. Sono molto contenta per voi. Andiamo a vedere qualche messaggio in più da parte di questi oracoli. Vediamo che cos'altro hanno da dirvi. Comunque sì, sento che siete proprio in una fase di gioia, di appagamento, di passione interiore. Wow! Okay. Allora, abbiamo The Chaser, quindi qui parla di qualcuno che sta scappando da quello che è una relazione, okay, diciamo che è una sorta di codipendenza, qui fa proprio riferimento a quello che è, la relazione, codipendente. E mi parla anche di quello che è la paura ad abbandonarsi ed è per quello che io qui vedo questo 4 di coppe al contrario. Poi abbiamo martello. C'è una sorta di autosabotaggio, c'è una sorta di domanda ripetitiva. Avevate il 5 di spade qui e il 5 di spade qui, quindi sì, lo sento. C'è un qualche tipo di discorso, di questione che vi tormenta un po' il cervello e quindi bisogna lavorarci. Poi abbiamo ascensione, trascendere gli ostacoli, imparare ad espandersi o imparare, espansione, nuova fase, preparatevi per l'unione. Wow! Congratulazioni, davvero, sono piena di gioia in questo momento, sento il cuore che veramente mi scoppia. Okay, e poi mi parla di quello che è la bara e voi qui avete la morte, quindi va proprio a gioco. Crescita, nuovi inizi, cambi, liberazione, transizioni. Wow, wow, gemelli, non ho altre parole. Andiamo a vedere conscio e inconscio. Andiamo a vedere di che cosa siete consapevoli, di che cosa no. Io intanto vi ricordo che se volete supportare il canale potete iscrivervi, potete condividere, potete mettere un like al video e commentare. 2 carte per gli amici dei gemelli, per piacere, grazie. Queste sono tante, le rimettiamo dentro. Solo 2 per piacere. Okay, 4.
5. Vabbè, prendo solo questa qua che si è girata, vediamo un po', che già mi sembra bella perché parla di fioritura. Ancora una per piacere, grazie. Ancora una carta per gli amici dei gemelli. Non so se per qualcuno risuoni, ma mi parlano mi parlano di maccheroni al formaggio, al forno. Non so perché risuoni, io comunque lo dico. Allora, avete 2 bellissime carte. Ehm, Questa carta parla di fioritura, è una regina di denari, okay, quindi sento che voi siete consapevoli di tutta questa trasformazione, siete consapevoli di tutto questo cambio che sta per venire o che dovrebbe venire. Io lo so che siete in subbuglio adesso dentro, sia nel cuore, sia nella pancia, sia nella testa, okay, però è come se ci fosse questa reale capacità di espansione all'interno di questa situazione, di questa relazione. Quello che non vedete arrivare è, l'integrazione, che è la carta della temperanza, okay, e in effetti ha senso perché ce l'abbiamo proprio in centro alla stesura. Quindi scusate. State in qualche modo facendo un lavoro di bilanciamento, di equilibrio tra quello che è la vostra parte ricettiva e la vostra parte d'azione. In effetti qui partiamo con quello che è una azione molto forte perché abbiamo i bastoni, okay, e qui, arriviamo con quello che è anche un papa, quindi una sorta di comprensione a livello spirituale, una sorta di cambio di visione di quello che poteva essere questa situazione, quest'unione, questa relazione, okay? Sono carte strabelle, complimenti. Bene, un ultimo messaggio da parte di questi oracoli di luce per darvi un consiglio. Okay, una carta per gli amici. Wow! Allora, Starseeds. Questa carta dice che dovete, alzare le vibrazioni del pianeta con la vostra radiante luce d'amore. E ci credo, guarda come state messi. Cioè, nel senso, siete proprio brillate, brillate in questo momento. Vi sento che siete belli carichi. E poi abbiamo libertà. Segui il tuo cuore e nutri la tua anima con l'amore e la libertà di crescita, la libertà di crescere. Gemelli, vi faccio tanti auguri. Se di matrimonio si tratta, come qui si parlava, congratulazioni di nuovo. E vi ringrazio per essere stati qui con me. Vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao.